Ce l'avete chiesto, è arrivato il momento di fare la manutenzione alla tanto criticata, tanto odiata e secondo me anche tanto amata, perché è una cosa un po' particolare. Un bello sposterino, però la versione S, quella che va forte, quella che è 1250 di cilindrata e che ha 100 e passa cavalli e va forte. È una figata allucinante, va forte. Non è più mito Harley, per l'amor del cielo, la conosciamo tutti, sappiamo tutti che tipo di moto è. È vero, porta le vesti di Harley, ma il cuore non è più Harley. Sempre bicilindrico, sempre con formazione a V, sempre tutta una serie di componentistiche come trasmissione a cinghia e quant'altro, ma ci siamo un po' persi su questa moto. Secondo me non è stata capita correttamente, non è stata recepita, perché una bella scarenata incazzata stile bobber che va forte, una cosa un po' particolare, ma se ne vedono poche purtroppo. Non stanno funzionando male, per l'amor del cielo, stanno andando bene. Non ho ancora visto un motore aperto di queste moto, quindi punto interrogativo gigantesco. In questo caso qua andiamo a fare una semplice manutenzione. Quindi il cliente ha 20.000 km all'incirca, ci siamo già visti qualche mese fa, se non ricordo male, abbiamo già fatto l'olio dei freni e le pastiglie dei freni. Non era ancora a scadenza del tagliando, quindi ho voluto posticipare giustamente il tagliando, e adesso andiamo a fare il tagliandino e andiamo poi a esaminare il filtro dell'aria, perché è un po' particolare dove è messo questo filtro qua. Dobbiamo togliere il serbatoio, dobbiamo andarci a lavorare un pochettino. Vi porto con me, vi faccio vedere come si fa. L'unica mezza rogna tra virgolette di questo tipo di motore è esattamente lo stesso del Panamerica. Non c'è ancora capitato un Panamerica, ma prima o poi penso che arriverà. Se ne vedono ancora meno rispetto che Sposter S, quindi è ancora più di nicchia. L'unica piccola particolarità, un po' secondo me indigesta, ha un livello dell'olio che non è semplicissimo da fare. La stina ti dice che puoi farlo sia a moto dritta che a moto sul cavalletto, però in verità se tu fai il livello moto dritta hai un tipo di livello, se lo fai a moto piegata ne hai un altro, nonostante hai due ispezioni totalmente diverse. Io personalmente utilizzo il modo di moto dritta perché si avvicina di più alla quantità di olio prescritta direttamente dal produttore, da Harley, e quindi ora vi porto con me nel check totale della moto. Andiamo a controllare cinghia, non cinghia, freni, non freni, tutto un po', e andiamo a fare un po' il tagliandino. Allora, la particolarità di questa moto, come vi dicevo, iniziamo ad aprire un po' di oblò. Uno c'è. Questa moto qua ha la possibilità di fare il livello dell'olio, c'è scritto side stand, oppure in inglese non so pronunciarlo, upright full. Lui ci dice guarda che a moto dritta non devo superare questa tacchetta qua, a moto sul cavalletto devo stare qui. Il problema qual è? Che se io lo metto su questa tacchetta qua a moto dritta, la faccio girare, la faccio raffreddare, faccio tutto il check che deve fare, quando poi vado a controllarlo, cazzo, il livello dell'olio è altissimo. Però se invece faccio il livello dell'olio dalla parte del cavalletto, ho il piccolo tra virgolette mezzo difetto, problema, chiamiamolo come volete, che poi il livello basso, e a livello di quantità non si avvicina neanche lontanamente, manca quasi 1,5 litri all'appello rispetto a quello che ti chiede casa madre, che ti dice casa madre. Ora dobbiamo andare a togliere questa fascia della carenatura, spostiamo anche la fascia questa qua davanti, andiamo a testare la batteria, così siamo tranquilli di aver controllato anche la batteria. La maggior parte delle chiavi inglese della minuteria di questa moto non è più a pollici. Vi dico la maggior parte, ma effettivamente non so se la maggior parte o praticamente tutta, però al momento tutto quello che sono andato a fare su questa moto qua ha previsto l'utilizzo delle chiavi classiche metriche, la 8 piuttosto che la 10, il tappo dello scarico dell'olio e la 13. Una piccola particolarità che ho notato tra virgolette su questo tipo di moto, tolto il fatto che sono vestite da Harley, non sono Harley, e qualcuno di voi dirà una cosa del genere, ma una cosa che bisogna sempre andare a controllare su questo tipo di moto è il tirante della leve delle marce. Deve essere morbido, questo non è morbido, sta iniziando a grippare, caldo, freddo, intemperie, quel che sia, inizia a rompere le scatole. Quindi in questo caso particolare, che siamo qua con questi pezzi qua abbastanza comodi da smontare, io cosa faccio? Lo prendo, lo immergo nell'olio, lo faccio girare un pochettino in modo tale che vado a rilubrificare dentro. È vero che queste qua sono tutte boccole autolubrificanti, è altrettanto vero che con le intemperie, con la porcheria dentro, con
tutto quel che ci può passare diventa duro, quindi rischi di avere poi il movimento della leva, l'inserimento delle marce molto più duro e dici cazzo sto tritando il cambio, no aspetta, è semplicemente il ball joint qua, quindi la testa sferica che sta iniziando a grippare. Onde evitare, la andiamo a dargli una piccola lubrificata per essere tranquilli e farlo rifunzionare come si deve. È dura, è dura. Ora nel video non si vede, ma io riesco quasi guarda qua. Ora vi faccio vedere poi come rimane nel momento in cui andiamo di nuovo a ripulirlo leggermente. Guardate qua. L'olio esausto della moto è caldo, ovvio non è a 1000 gradi, però è caldo, sarà un 70-80 gradi e questo mi facilita la penetrazione tutto dove deve andare a lubrificare. Vediamo com'è adesso. È molto migliorato rispetto a prima. Ora muove bella liberamente, gli abbiamo dato un po' di olio, l'abbiamo controllata e siamo tranquilli. Ora, piccola cosa, togliamo il filtro dell'olio, facciamo scolare benino la moto e nel mentre vado a fare un soccorso perché un cliente è rimasto a piedi. Piccolo problema, ho già massacrato il filtro e non vuole venire via, quindi ora vi porto con me nella quotidianità bastarda di passare dietro agli altri. Puttana, per non dire altro, anche se vorrei dire altro. Porco. Allora, sto cercando di liberare la zona dove ci passa il filtro, in modo tale da non rischiare di andare a rompere niente. Ma come cazzo fai? Porca puttana Eva. Ovviamente ragazzi non pensate, ma a telecamere spente ho provato con tutti gli estrattori la sua chiave. Guarda che roba. Guarda come l'ho ridotto. Ma come cazzo si fa? Vabbè, ricomponiamoci ragazzi. Allora in verità non succede questo la maggior parte delle volte, però purtroppo può capitare. Allora riprendiamo da dove ci siamo interrotti. Chiudiamo filtro dell'olio, sempre dell'olio sulla guarnizione che altrimenti facciamo la fine di prima. Il filtro dell'olio la maggior parte delle volte basta chiuderlo a mano. Mentre siamo qua e un attimo siamo abbastanza comodi, togliamo ancora giusto una vitina lì e andiamo a controllare la batteria. 315 100% di vita e 100% di carica. Batteria perfetta ragazzi. Andiamo a rimontare tutti i carterini. Montati i carterini, andiamo poi a chiudere il tappo dell'olio. Abbiamo rimontato il carter, chiuso tutto, dato una pulitina, ve l'ho risparmiato perché intanto era solo prendere e rimontare e chiudere le viti. Il livello dell'olio su questa moto qua, come parlavamo prima, è un po' particolare. Iniziamo a metterne 3 litri senza problemi e ci stanno senza star lì a diventare pazzi. Quando inizia a mancare dell'olio all'interno, perché non lo controlli, perché hai sbagliato il livello, per 1000 motivazioni che possono essere, non ho ancora aperto il motore quindi non so darvelo per conferma al 100%, ma la ciucciarola o il pescante che possa essere è posizionato tanto indietro, quindi quando sono in freno motore e sono basso d'olio, ma basso non vuol dire che mi manca totalmente l'olio, ma magari ne ho 2,5 litri dentro, che per un motore normale con 2,5 litri, quindi avere 1 litro, 1,5 litri in meno può ancora funzionare più o meno normalmente, ma in questo caso qua si iniziano a sentire le punterie e la spia inizia a accendersi e a spegnersi. Quella spia lì è la spia di pressione. Peccato che non gli hanno messo, essendo una moto molto delicata, molto particolare, ma anche molto elettronica, il Panamerica addirittura ha l'assetto automatico, quindi si alza, si abbassa, ti pesa, fa tutto lei e dici cazzo, è uguale al Panamerica. Solo che è uno sposterino più piccolino. Ma cazzo, ma mettimi un sensore di livello, costerà forse 6 euro. Ci metti niente e metti sto cazzo di livello olio, almeno sei tranquillo. Invece purtroppo una moto su 1 milione c'ha praticamente il sensore di livello olio ed è un peccato, è un grosso peccato. Potrebbe salvare la vita a molti motori, però va bene, facciamolo andare, facciamolo controllare, teniamolo noi sotto controllo e buonanotte ai suonatori. Possiamo mettere in circolo l'olio facendolo partire. Ovviamente ora mi dà che ne manca, infatti è vuoto perché è normale, ce ne stanno più di 4 litri. Ok, siamo a praticamente quasi 4 litri, ci stiamo avvicinando alla sua soglia. Lo lasciamo a riposare un po', così facciamo il check
Dopo, rimettendolo in moto un'altra volta, ora andiamo a controllare invece il discorso del filtro dell'aria. Dobbiamo andare a togliere questo carterino qua, che 9 volte su 10 partono le mollette. Infatti è già partita una molletta, una mollettina, la seconda e la terza. Quindi fate anche occhio alle mollettine che si sganciano solo guardarle. Poi abbiamo una vite posizionata qua e la andiamo a svitare con o una Torx da 30, ma ve lo sconsiglio, o altrimenti una 10. La snodo. Di là, stessa identica cosa. Abbiamo la vite esattamente qua, la si vede anche bene tra l'altro, perché devo togliere questo. E poi ci andiamo a divertire, perché ora vi faccio vedere. Qua c'è lo sgancio rapido del tubo della benzina, però togliere il tubo della benzina, farlo passare da qua è un delirio allucinante. Nel senso, devi poi farlo riquadrare, mentre lo tiri rischi di rovinarlo, è un mezzo disastro. Quindi io riesco a sganciarlo tramite la molletta dal serbatoio, ma ora vi faccio vedere come si fa. Abbiamo tolto il carterino perché abbiamo tutti i tubi degli sfiati che dobbiamo andare a togliere, e abbiamo anche lo spinotto del galleggiante. Uno è tolto, dobbiamo sfilare il tubo da questa fascetta, che possiamo non aprire le fascette, tirando un pelino viene via, e anche rimetterlo viene molto facilmente. Allora, l'hanno fatto passare un po' così come sempre, ma va bene, non è un problema. Dobbiamo solo ricordarci che quando tirate via il serbatoio, questa parte qua passa sotto questo tubo. Io lo faccio sempre passare fuori, in modo tale che chi passa dopo di me non se ne accorge, evita di strapparlo. Ovviamente il serbatoio in questo momento qua è in grado di potersi alzare, ma nell'alzarsi ha il problema che sbattiamo qua sulla staffa del telaio e non possiamo fare nient'altro che inclinarlo di qualche centimetro. Quindi togliamo questa staffa, svitiamo il bullone, quello lì centrale, e poi da lì possiamo spostare fisicamente tutto il serbatoio. Tiro indietro fisicamente lo sgancio. Per sganciarlo devo semplicemente tirare indietro il corpo della valvola, che sarebbe questo qua. Tiro indietro, si sgancia, quello è lo sgancio rapido. Ho il tubo libero, posso recuperarmi un pelino di tubo. Io adesso sono qua, il tubo non l'ho sfilato del tutto, sono arrivato qua sopra. Io cosa faccio? Vado, una volta che ho il serbatoio un po' alto e ben fissato, passa in mezzo alle carene, mi sono tolto il tubo, non l'ho sfilato del tutto perché poi devo far ripassare lì sotto una rottura di scatole. Ho sganciato questo, che tra l'altro poi a rimetterlo è abbastanza semplice, perché l'unica cosa che dobbiamo fare è poi rispingerlo dentro. Mi vado a sganciare lo spinotto, questo spinottino qui. Ok, adesso togliamo il serbatoio, togliamo un po' di polvere per una motivazione, perché nel momento in cui vado a smuovere la cassa del filtro, il coperchio dell'airbox, se c'è qualcosa che mi finisce dentro è un peccato, perché rischi inutilmente. Sensore dell'aspirazione dell'aria, e siamo al filtro, ragazzi. La parte bella di cazzo di sposter è devastante, è tutto pulito. Guarda l'airbox, è perfettamente pulito, perfettamente pulito. Il filtro è bianco perfetto, non serve, ma una soffiata di dentro gliela diamo ugualmente. Un po' di polvere è uscita, quindi è andata bene. Una cosa sempre da guardare su qualsiasi tipo di moto iniezione e quant'altro sono tutte le sensoristiche. Quel sensore lì non è un sensore di pressione dell'aria, è solo ed esclusivamente un sensore di temperatura aria. Lui fa la media sulla qualità della temperatura dell'aria aspirata, la qualità della temperatura ambiente, e riesce a determinare quanto andare a migliorare la carburazione. Questi tipi di sensori non devono assolutamente essere sporchi, soprattutto i sensori che ti sentono la quantità di aria aspirata. Ci sono dei sensori che si chiamano sensori MAP, dove ti determina in funzione di un filo caldo, quindi la centralina dà un voltaggio a una resistenza, lei si porta ad una temperatura, e in funzione di quanta aria ci passa all'interno è in grado di determinare all'incirca quanta aria sta passando in base a quanto raffredda questo filo caldo che c'è all'interno di questo sensore. Da lì avviene poi fisicamente la carburazione. E per questo che già in un reel vi ho detto, ragazzi, fare una mappa generica su una moto, su una qualsiasi moto, non ha un senso logico. Perché? Perché basta che io ho quel sensore sporco che non legge correttamente, io vado a fare una mappa che non andrà mai correttamente, perché cerco di migliorare un prodotto che non sta funzionando correttamente. Perché un sensore deve essere assolutamente limpido per leggere il più possibile in maniera trasparente. Andiamo a richiudere il serbatoio e possiamo concludere lo sposta facendo tutti gli azzeramenti del caso e tutti i vari controlli della minuteria. Quindi rimontiamo. Allora ragazzi, siamo tornati da pranzo, finalmente siamo con la pancia bella piena. Ho fatto girare la moto.
l'ho fatta scaldare, abbiamo fatto il livello dell'olio, ce ne sono stati 4 litri, controllato la tensionatura della cinghia, siamo a posto, pressione delle gomme a posto e si è spenta la spia, abbiamo resettato la manutenzione della moto, pastiglie dei freni dietro siamo a posto, davanti sono nuove perché le abbiamo fatte quando abbiamo fatto la manutenzione sui freni, dovremmo essere in bolla di tutto, quindi ora la possiamo tirare giù e considerarla finita. Nel limite del possibile cerchiamo di portare sul canale qualsiasi tipo di contenuto che possa avere un senso logico che ci chiedete. Se vi va, iscrivetevi al canale, che a noi fa molto piacere. Lasciate un commentino perché cerchiamo di rispondere a tutti, quindi più voi commentate, più rispondiamo. In verità non rispondo io, risponde Henry. Quasi un'ora al giorno si mette lì attaccato al telefono e inizia a elencarmi tutti i commenti e io li a rispondere e lui scrive. E ora si va nella parte più bella, a fatturare. Ciao ragazzi.